Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi con i viceversa tarot. Quindi quest'oggi andremo ad utilizzare questo mazzo così bello e anche così particolare che permette appunto una duplice, diciamo, visione di una carta con ovviamente altrettanti significati. Quest'oggi chiederemo agli arcani che cosa la moglie o la fidanzata o la compagna ufficiale pensa del suo rapporto con il marito o con il fidanzato, che a sua volta ha una storia segreta ovviamente con voi. Vogliamo cercare di capire cosa ha capito questa donna, se ha capito qualcosa, perché non è detto che si sia accorta di qualcosa, come vive il rapporto con lui, quelli che sono gli ostacoli che lei rileva nel rapporto con lui, l'ambiente che circonda il loro nucleo familiare, che cosa li tiene obiettivamente ancora così legati l'uno all'altra e ovviamente due carte fondamentali, cioè il consiglio che viene dato ovviamente a voi dagli arcani, evidentemente anche per cercare di portare a casa un risultato, e ovviamente l'ultima carta, ma non per importanza, il futuro, cioè nell'immediato futuro che cosa accadrà tra questa donna e il marito, quindi l'uomo con cui voi avete una relazione clandestina. Quindi il focus della domanda è la compagna ufficiale, ma lei ha capito qualcosa? E se sì, che cosa? Magari può aver scoperto qualcosa in questi giorni, per esempio, di vacanza, o comunque in qualche modo può essersi accorta di alcuni comportamenti strani, magari del compagno. Cerchiamo un po' di capire, appunto, il rapporto tra lui e lei. Quindi il focus è il rapporto tra loro due e se questa donna sa della vostra presenza o meno nella vita del marito o del fidanzato o che dir si voglia. Ok? Utilizzerò il metodo degli 8 arcani o 7 più 1 come dico sempre io, perché ci permette di analizzare su più fronti, direi, la situazione presente tra queste due persone e ovviamente anche il futuro. Quindi cerchiamo di capire come questa donna vive il rapporto con quest'uomo, uomo con cui voi ovviamente avete un rapporto di tipo nascosto e clandestino. Allora, già si intravede, Allora. Ok, allora, chiaro che e viceversa tarot, avendo ovviamente il dorso delle carte raffigurato, ovviamente in base al significato della carta, è chiaro che qualcosa già si riesce ad intravedere. Qualcosa direi però anche di molto interessante. Allora, vediamo un po' il presente tra queste due persone. Allora, qui abbiamo la carta del Papa. Allora, in questo momento questa è una coppia che sta cercando di mantenere calme le acque, perché la carta del Papa rappresenta proprio una situazione di equilibrio, di riappacificazione, probabilmente a seguito
di una situazione di instabilità e probabilmente anche appunto di litigio. In questo momento la carta del Papa però ci fa vedere una terza persona. Potrebbe essere un padre, potrebbe essere per esempio uno zio o un fratello, però decisamente grande di età, perché il Papa generalmente ha dai 45 anni in su, dai 50 anche in su, può rappresentare appunto un elemento importante nell'ambito della famiglia o di lei o di lui o di entrambi, che in qualche modo sta cercando di appunto riappacificare queste due persone o comunque di creare una sorta di amalgama per il momento in equilibrio. Quindi sta cercando di riportare armonia. Attenzione però, questo Papa potrebbe anche essere non necessariamente un parente, ma anche per esempio un avvocato che in qualche modo sta consigliando ad entrambi di non muoversi da un punto di vista per esempio legale nel caso in cui entrambi vogliano divorziare o separarsi, proprio perché in questo momento la situazione evidentemente non è ancora ben chiara. Cioè, nel caso in cui queste due persone vogliano allontanarsi l'uno dall'altra, evidentemente uno dei due andrebbe a pagare troppo rispetto all'altro. Pagare in termini economici, ok? Di conseguenza è una persona che sta cercando di fare da mediatore, proprio come la figura appunto del Papa tra questi due giovani. È una persona matura e saggia, in questo caso mi viene ovviamente una persona decisamente positiva, a cui lei, perché il focus dell'attenzione chiaramente è in riferimento a lei ripone molta fiducia, quindi lei è veramente molto fiduciosa in riferimento all'intervento di questo Papa, cioè si fida molto di questa persona e ascolta molto i consigli di quest'uomo, che per lei sono fondamentali. In questo momento potrebbero entrambi trovarsi in un ambiente familiare. Il Papa rappresenta la tradizione, la famiglia allargata, quindi genitori, fratelli potrebbero trovarsi in un ambiente familiare, o di lei o di lui, o comunque magari di entrambi, potrebbero essere per esempio in vacanza con i genitori o dai genitori. Quindi è un ambiente assolutamente familiare, dove queste due persone stanno cercando, vi ripeto, con la carta del Papa, di mantenere una facciata, se non altro, di tranquillità, serenità ed equilibrio. Quindi stanno, come vuole il Papa, rispettando il proprio ruolo. Lei di compagna o moglie o fidanzata e lui idem. Ok? Quindi in pratica stanno facendo una sorta di buon viso a cattivo gioco per non scontentare nessuno, per seguire quelli che sono i loro doveri. Ok? Quindi è una coppia che sta cercando di mostrare, vi ripeto, una certa armonia. Qual è il difetto, diciamo, della carta del Papa? Rappresenta un rapporto che ovviamente da un punto di vista erotico è sotto zero, ovviamente, perché il Papa ci parla di una comunione di spirito, quindi due persone che potrebbero per carità ancora volersi bene, perché il Papa parla comunque di affetto, di tenerezza, comunque di un rapporto fatto da basi importanti da un punto di vista sentimentale, ma da un punto di vista erotico assolutamente no. Qui siamo veramente a dei livelli di ascetismo. Quindi queste due persone non hanno assolutamente nessuna forma, diciamo, di attrazione l'uno nei confronti dell'altro. Ovviamente, per chi conosce chiaramente i tarocchi e mi segue da diverso tempo, qui c'è un'altra posizione che ci conferma questo discorso appunto del Papa in quanto a erotismo livello 0, proprio perché in posizione, guardate, di ostacolo abbiamo appunto proprio l'asso di bastoni. Comunque, ci arriviamo col tempo. Però obiettivamente vi ripeto, se la vostra preoccupazione è questa donna vede nel loro rapporto un, diciamo, ménage focoso, passionale
indimenticabile, assolutamente no. Tra di loro non c'è nulla di tutto questo. Però, ragazze, non c'è nulla di tutto questo, non solo da parte di lui, cioè dell'uomo che voi state frequentando clandestinamente, di nascosto, ma anche da parte di lei, Perché vi ripeto che il Papa è in posizione del presente e che ci parla di una relazione da entrambe le parti, quindi sia vista dal punto di vista di lei che dal punto di vista di lui. Quindi anche lei obiettivamente non si sente più attratta da lui. Chiaro? Allora, però chiaramente la carta del Papa ci parla anche di tempi lunghi, ragazzi, quindi questo rapporto è così da tempo. Cioè non è che ad oggi queste persone nel presente si sono in qualche modo rese conto, ok, non ci desideriamo più. No, queste persone lo sanno da molto tempo. La carta del Papa è una carta che ha tempi lunghi e che ci parla non solo quindi del presente, quindi del momento in cui voi andate a guardare questa stesa, ma parla anche di un tempo passato. Quindi tra queste due persone probabilmente non c'è più nulla da un punto di vista erotico da molto tempo. Ma queste persone stanno insieme in questo momento per fare buon viso a cattivo gioco. Il Papa è raffigurato, in questo caso, ma come generalmente in quasi tutti i mazzi, con appunto queste due figure così giovani. Potrebbero quindi avere dei figli, Nel caso in cui abbiano dei figli, a maggior ragione si capisce perché stanno cercando in qualche modo di mantenere una sorta di equilibrio. Vediamo quali sono i pro della situazione tra lui e lei. Quindi, in che cosa lei è soddisfatta? Allora, qui abbiamo l'asso di denari. Hanno ricevuto da poco, perché l'asso di denari ci parla anche di tempi brevi, quindi da poco tempo, una bella notizia da un punto di vista economico, finanziario o professionale. Quindi, per esempio, potrebbero aver ricevuto un prestito, magari proprio da questo Papa, da un parente, piuttosto che da una finanziaria, ok? Potrebbero aver trovato un lavoro nel caso in cui lei non avesse un lavoro o lui non avesse un lavoro. Ecco, però si parla di una professione remunerativa perché l'asso di denari ci parla di entrate abbastanza ingenti. Quindi è chiaro che in questo caso questa donna è assolutamente soddisfatta del suo rapporto perché comunque vede delle cospicue entrate presente, quindi anche proiettata nel futuro. Ma potrebbe riguardare anche la compravendita di un immobile, quindi potrebbero aver venduto qualcosa, per esempio una casa, e aver ricavato del denaro, per esempio in eredità, oppure potrebbero aver venduto e comprato un altro appartamento. Qui sono arrivati dei soldi però, con l'asso di denari lei è felicissima perché sono arrivati dei soldi, che ovviamente rendono felice lei. In questo caso abbiamo detto che la stesa ha il focus su di lei. Quindi ha ricevuto una buona notizia, anzi un'ottima notizia. Questo ovviamente le fa sperare bene per il futuro. Vediamo un po' che cosa ha lei nel cuore. Lei ha il re di bastoni. Ovviamente in tarologia, io lo ripeto spesso quando appunto escono queste figure di corte, ogni arcano ha il proprio ruolo. Voi sapete che il re di coppe o il re di bastoni rappresentano il compagno o della consultante o comunque del soggetto, dell'oggetto della stesa. Quindi in questo caso lei ha nel cuore lui. Allora, tra di loro, come vi dicevo col Papa, non c'è più fisicità. Ok, quindi molto probabilmente da tempo il loro rapporto in qualche modo è diventato sterile. Ma da un punto di vista sentimentale, lei, perché qui stiamo parlando ovviamente di lei, nel cuore lui ce l'ha sempre, cioè lei comunque prova ancora amore nei confronti di quest'uomo perché lo vede come il suo re, lo vede come la sua guida. La caratteristica del re di bastoni è, diciamo, quella di un uomo
che sa tenere tutto sotto controllo, di un uomo dominante, del capofamiglia, di qualcuno che in qualche modo sa gestire e mantenere unita e intatta una famiglia. Quindi obiettivamente lei lo vede ancora come suo compagno, come il suo compagno ideale, come l'uomo che in qualche modo potrebbe continuare a stare al suo fianco, proprio perché lei lo vede come un porto sicuro, un bastone al quale lei si possa sempre appoggiare. Lo vede come comunque un uomo importante, che fa parte del suo presente, ma che a questo punto lei vorrebbe sempre facesse parte della sua vita, anche ovviamente in futuro. Quindi in realtà con questo re di bastoni, lei del sentimento nei confronti di lui ce l'ha ancora. Quindi obiettivamente direi che in questo caso, fino ad ora, ovviamente, non è ancora comparsa la vostra presenza. Cioè, a mio avviso, lei non sospetta che ci possa essere un'altra donna nella vita o nel cuore di lui, assolutamente. Anzi, lei è molto proiettata sui suoi obiettivi, su quello che la tiene legata a lui. Questa bella notizia da un punto di vista economico, un'eredità, una compravendita, si stanno occupando di faccende legate al denaro e ovviamente stanno ricavando un ottimo guadagno. Quindi in realtà lei è molto interessata ad altre problematiche e comunque ad averlo al suo fianco. Quindi in realtà è come se a lei non pesi più di tanto il fatto che evidentemente non c'è più erotismo fra di loro. Il fatto che la loro vita fisica sia completamente chiusa, evidentemente a lei non pesa più di tanto, perché lo vede comunque come un elemento importante nella sua vita, da un punto di vista sentimentale. Quindi non immagina, tra l'altro, neanche che lui possa tradirla, perché tra l'altro il re di bastoni è un uomo onesto ed estremamente pulito, quindi è una persona leale, è una persona fedele. Quindi dal mio punto di vista lei non immagina che lui possa avere qualcun altro, perché evidentemente lui è molto abile. La caratteristica del re di bastoni, come vi ho detto prima, è la capacità di saper tenere tutto sotto controllo. Di conseguenza evidentemente lui riesce a tenere molto abilmente il piede in due scarpe. Come vi dicevo io prima, qual è l'ostacolo più grande fra di loro? L'asso di bastoni. Allora, l'asso di bastoni ci parla, ovviamente, data già chiaramente la forma iconografica in cui viene appunto sempre rappresentato, un po' in tutti i mazzi, ci parla proprio dell'elemento fallico per eccellenza, quindi della passione, del fuoco, della passione che può legare due persone. In questo caso, tra lui e lei non c'è più. La loro vita erotica, come vi dicevo prima con il Papa, è assolutamente chiusa. E vi ripeto, evidentemente non si desiderano più. Cioè lei non desidera più lui e lui non desidera più lei. Ma non fanno nemmeno sforzi in qualche modo per cercare di migliorare la situazione, perché l'asso di bastoni in accezione negativa ci parla proprio di una mancanza in qualche modo di volontà nel cercare di in qualche modo sedurre il compagno. Cioè, sinceramente, mi risulta una donna molto stanca, una donna quasi abbattuta da un punto di vista psicofisico, che ha perso le speranze da quel punto di vista in qualche modo di poter riaccendere il fuoco della passione. Quindi obiettivamente sa che da quel punto di vista tra di loro non c'è più nulla o non ci sarà più nulla. Obiettivamente l'asso di bastoni in accezione negativa può anche parlare di sterilità oppure anche di problemi di frigidità o di impotenza, quindi problemi sessuali da parte di entrambi, o di lei o di lui, però in questo caso nei confronti di lei, perché lui con voi evidentemente ha tutto un altro genere di vita da un punto di vista erotico, quindi evidentemente con lei chiaramente lui
è abbastanza esplicito nel non mostrare più nessuna forma di eccitazione. Ok? Quindi è chiaro che lei è completamente ormai rassegnata al fatto che tra di loro non potrà più tornare la stessa passione di un tempo. Quindi sa che tra di loro, da quel punto di vista, ormai è tutto finito. Però, vi ripeto, in questo caso lei vuole ancora molto bene a quest'uomo. Cioè questa è una donna che riesce molto bene a discernere tra l'aspetto erotico di un rapporto e l'aspetto sentimentale ed emotivo. Quindi, pur sentendosi ancora molto legata a lui da un punto di vista emotivo, accetta le loro difficoltà da un punto di vista fisico e accetta anche il fatto che lui non si mostri più assolutamente attratto da lei, perché chiaramente in questo caso si fa maggiormente riferimento all'organo riproduttivo maschile. Quindi lei ha notato che chiaramente lui non è più attratto da lei e che non la cerca più, non la desidera più. Ma vi ripeto, da questo punto di vista, lei è assolutamente consapevole, è come se ci avesse messo una pietra sopra, però vuole comunque continuare ad andare avanti. È un modo chiaramente di vivere il rapporto un po' particolare da parte di questa donna, perché evidentemente accetta una situazione di questo genere. Pur evidentemente, non so come, non immaginando che lui possa comunque cercare del piacere fisico da un'altra parte. Vediamo a questo punto l'ambiente attorno a loro. Allora, qui abbiamo il 6 di bastoni. Chiaramente è una famiglia che non gode di in qualche modo grandissimo appoggio morale da parte dei familiari. Un 6 di spade ci parla generalmente di una sorta di solitudine comunque, quindi anche se, come vi dicevo all'inizio, in questo momento potrebbero essere sicuramente impegnati in una vacanza, per esempio a casa dei parenti, dei genitori di lui o di lei, oppure assieme ai propri parenti, vi posso assicurare che in queste due famiglie non c'è un grande legame, perché abbiamo un 6 di spade, quindi non c'è un grosso affetto tra l'altro e grossa stima reciproca tra le due famiglie, cioè tra la famiglia di lei e la famiglia di lui. Cosa vi ho detto all'inizio con questo papa? Che stanno facendo buon viso a cattivo gioco. Esatto, il 6 di spade ci parla proprio di questo, cioè allontanarsi da situazioni conflittuali per in qualche modo mostrare maggior equilibrio. Quindi stanno cercando di evitare in qualche modo di bisticciare o mostrare comunque tutte le rimostranze l'uno nei confronti dell'altra, proprio perché per esempio davanti a determinati parenti, quindi stanno palesemente fingendo. Ma vi ripeto, anche perché si rendono conto che evidentemente questi parenti non sarebbero in grado né di capire né di supportare eventualmente una loro separazione. Quindi sono persone che non potrebbero comunque aiutarli da un punto di vista proprio emotivo. Non sarebbero le persone giuste, eccetto evidentemente questo papa che invece emerge particolarmente come per esempio figura importante. Vi ripeto, potrebbe essere il papà di lei o magari anche il suocero, quindi il papà di lui. Quindi a parte questa persona, tutte le altre ovviamente si perdono appunto nella notte dei tempi, quindi sono persone che non possono in qualche modo venirgli in aiuto, ma sono persone dinanzi alle quali loro stanno fingendo, vi ripeto, una sorta di equilibrio, quindi si stanno allontanando da situazioni conflittuali per mostrare maggior armonia, però un'armonia chiaramente fasulla, perché ovviamente la carta che precede il 6 di spade è il 5 di spade, che è una carta di grande conflitto e di dolore, quindi stanno cercando di non mostrare questo dolore e di non mostrare le loro conflittualità, che però ragazzi obiettivamente sono alla base del loro rapporto, perché di fatti ecco qua in questa posizione abbiamo il 5 di bastoni, la posizione che riguarda appunto il loro rapporto, cioè che tipologia di rapporto hanno sempre avuto queste persone, un rapporto fortemente conflittuale. Queste sono due persone totalmente diverse,
che hanno come unico collante il denaro e il benessere economico e materiale, e sono due persone che hanno sempre accettato, bene o male, di andare avanti in un rapporto, direi così, povero di sentimenti e anche di erotismo. Fino ad ora non è venuta fuori una carta di coppe. È chiaro che tra queste due persone non c'è mai stato granché, ve lo dicevo con la carta del Papa, ma l'hanno sempre accettato. Cioè è un rapporto estremamente conflittuale dove si sono creati moltissimi momenti di scontro, perché il 5 di bastoni ci parla di scontri ripetuti nel tempo e che hanno coinvolto anche le varie famiglie. Vi dicevo con il 6 di spade che probabilmente non c'è grosso amore tra la famiglia di lei e la famiglia di lui, non c'è grande stima, anzi, con questo 5 di bastoni ci parla appunto di una situazione, diciamo, di famiglia allargata, perché le carte di grado 5 riguardano proprio l'ambito familiare, quindi genitori, parenti, fratelli, eccetera, che in qualche modo possono anche essersi messi in mezzo, ma non facendo da pacere, anzi assolutamente creando oltremodo ulteriore litigio, quindi diciamo gettando proprio benzina sul fuoco. Quindi è chiaro che questa non è mai stata una storia, una relazione tantomeno partita, ma almeno andata avanti su base di armonia, quell'armonia che loro cercano in tutti i modi di ostentare, ma è solo ed esclusivamente una falsità, perché queste due persone non sono mai andate d'accordo. Vi ripeto, hanno attraversato probabilmente, con il 5 di bastoni, in passato, non so se lui ve l'ha detto, altri momenti di chiusura e di allontanamento. Quindi molto probabilmente si sono già lasciati più e più volte, tra l'altro, a seguito di grosse liti e di grosse tensioni. Tra loro due c'è una profonda rivalità per chi in qualche modo porta avanti, diciamo, la famiglia. Cioè lei lo vede comunque come un elemento importante, come vi dicevo prima, una sorta di porto sicuro, un bastone, qualcuno a cui affidarsi, però in realtà evidentemente fra di loro ci sono comunque sempre state delle, diciamo, situazioni, delle scaramucce tra due persone che in qualche modo amano comandare. Quindi evidentemente a lei fa comunque piacere che lui le stia accanto, lei gli vuole bene, ve lo dicevo con il re di bastoni, però molto probabilmente il cappello da comandante spesso lo voleva lei. E di conseguenza in qualche modo la forza probabilmente trainante di lui a lei non piaceva. Non è mai stata una coppia particolarmente ben assortita, assolutamente no, vi ripeto, troppi litigi e con il 5 di bastoni spesso anche piuttosto intensi, che possono aver coinvolto più persone e portato a grossi litigi, ma anche a allontanamenti. Mai però a vere e proprie rotture, perché il 5 di bastoni non ci parla di rotture, ci parla di momenti di crisi. Allora, vediamo il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. Qui abbiamo l'asso di spade. Allora, ragazze, vi viene consigliato di parlare chiaro. Quindi, nel momento in cui voi sentirete ancora questa persona, io dico sempre, non vi viene consigliato di fare il terzo grado a questa persona, però cercate chiaramente di capire, con delle domande in maniera discreta, noi donne lo sappiamo fare, come in qualche modo stia andando il loro rapporto, perché se vi viene consigliato è perché evidentemente ci sono delle informazioni che voi ad oggi non sapete, ma che dovreste evidentemente conoscere, perché se vi viene ovviamente nella posizione del consiglio è perché in qualche modo il vostro parlare chiaro permetterà anche a voi di ricevere delle informazioni importanti, perché gli assi rappresentano delle notizie che permetteranno appunto a voi di decidere anche del vostro stesso futuro, perché qui c'è un qualcosa che non vi è stato raccontato. C'è un qualcosa, una notizia, una presa di posizione che riguarda ovviamente il rapporto tra loro due, che voi dovreste sapere conoscere per evidentemente fare chiarezza anche nel rapporto tra voi e quest'uomo.
perché l'asso di spade parla proprio di una notizia, di una rivelazione che in qualche modo appunto va a eliminare tutte le nuvole che ci possono essere, quindi tutti quei piccoli momenti di incomprensione tra voi e quest'uomo. Vedete? Quindi va a fare proprio chiarezza in questo orizzonte che ovviamente viene assolutamente rischiarato. Quindi è chiaro che tra di voi c'è ancora qualcosa che non è del tutto chiaro. Quindi ci saranno delle comunicazioni dirette, delle rivelazioni che vi permetteranno finalmente di vedere le cose così come stanno. Ma gli arcani in qualche modo stanno dando a voi la possibilità di dare il via a queste dichiarazioni. Quindi cercate un po' magari furbamente di portare lui a delle forme di confessione per cercare un po' di capire obiettivamente quali sono i loro progetti e le nuove iniziative, perché qui con questo asso di denari, quindi queste ottime notizie da un punto di vista economico, potrebbe sicuramente indicare una situazione comunque di presa di posizione da parte di questa coppia che potrebbe in qualche modo per esempio anche decidere per una separazione, per un allontanamento, avendo ormai per esempio le spalle coperte. Oppure potrebbe invece trattarsi del voler comunque continuare, direi abbastanza ostinatamente, però questo loro rapporto come stanno procedendo sino ad ora. Quindi cercate un po' di capire, perché evidentemente qui c'è qualcosa che vi deve essere rivelato di molto importante e quindi in qualche modo date udienza a quest'uomo nel caso in cui per esempio vi chiami, vi telefoni o voglia vedervi per parlarvi. Perché evidentemente qui c'è un qualcosa che chiaramente voi dovete cercare di carpire, qualche segreto, per rendervi un po' conto di come stanno veramente le cose, perché c'è qualcosa, vi ripeto, che non vi è stato ancora detto e che potrebbe essere importante per voi per dare un nuovo inizio, è un asso, anche alla vostra stessa vita. Quindi per esempio decidere se è il caso di continuare a stare dietro quest'uomo oppure in qualche modo dedicarvi a qualcun altro. Ok? Il futuro tra questa donna e quest'uomo difatti è un 9 di pentacoli. Il 9 di pentacoli è tra l'altro la carta dei single, nel senso che è la carta del single per eccellenza. Per esempio in alcune stesi in cui si chiede se una persona sia o meno impegnata, nel dubbio, nel caso in cui venga il 2 di coppe, questa persona è chiaramente impegnata, nel caso in cui viene la carta del 9 di denari, si parla di una persona assolutamente single. Quindi questa è una coppia che a mio avviso potrebbe decidere in qualche modo di allontanarsi, di separarsi, però in maniera assolutamente tranquilla e serena, perché il 9 di denari ci parla proprio di una situazione economica che viene risanata, ecco qui l'asso di denari, e che quindi può portare ad un grande successo alla consultante, quindi chiaramente a voi. Quindi queste due persone, andando incontro ad un successo appagante da un punto di vista economico, capiranno che stanno bene anche da soli e che quindi possono tranquillamente fare una vita totalmente indipendente. Perché vi ripeto, il 9 di denari è proprio la carta del single, cioè della persona che in qualche modo sa mantenersi, autosostentarsi assolutamente in maniera autonoma ed indipendente. Ok? Come tutti gli arcani minori ha il proprio corrispettivo nell'arcano maggiore, quale ovviamente il 9 di denari, quindi una carta di grado 9, nell'eremita, quindi pensate alla proficua solitudine appunto dell'eremita. Quindi qui in realtà abbiamo due persone che potrebbero effettivamente decidere di provare per esempio una impresa nuova, che è quella di vivere in qualche modo indipendenti l'uno dall'altra, riuscendo a superare delle situazioni che in passato gli hanno dato filo da torcere. Quindi era una coppia che non navigava in ottime acque da un punto di vista economico-finanziario e quindi obiettivamente finalmente arriveranno a una forma di realizzazione, a una conquista
della propria indipendenza molto importante, che permetterà ovviamente a queste due persone, vi ripeto, comunque di allontanarsi evidentemente in totale equilibrio e armonia, quindi evitando degli scontri piuttosto importanti, probabilmente perché appunto decideranno cosa dare a chi, per esempio, come vi dicevo all'inizio con la carta del Papa, nel caso in cui rappresenti per esempio un legale. Quindi qui ci sarà sicuramente, per esempio, un investimento vantaggioso, ci sarà, come vi dicevo prima, per esempio un prestito vantaggioso, la vendita di, per esempio, terreni piuttosto che in qualche modo immobili, lo sfruttamento di una nuova attività che permetterà a queste due persone di racimolare molto denaro, perché il 9 di denari, caspita, ci parla proprio di denaro, di introiti, ma vi ripeto anche di eredità, che in qualche modo potrebbero portare comunque queste due persone a pensare proprio di vivere una vita in maniera assolutamente autonoma. Quindi raggiungendo e realizzando comunque la propria autonomia, la propria piena autonomia, proprio perché, vedete, in questo caso, come un po' diciamo in quasi tutti i mazzi, dai più particolari anche a quelli più tradizionali, il 9 di denari rappresenta generalmente una persona che, vedete, sta bene da sola. In questo caso, essendo un 9 di denari, sta bene da sola, per esempio a differenza del 9 di spade, dove l'individuo è solo ma non sta assolutamente bene, anzi avrebbe bisogno di molto aiuto. Nel caso del 9 di denari abbiamo una persona che sa stare bene da sola e che si sa mantenere assolutamente in maniera totalmente autonoma. Quindi vi ripeto, a mio avviso questa è una persona che veramente, perché il focus della stesa è lei, decidere in qualche modo di farsi una vita completamente autonoma. Una vita autonoma dove possa tranquillamente appunto sostenersi senza in qualche modo dover elemosinare probabilmente ancora in questo rapporto che ormai era diventato, abbiamo visto, particolarmente pesante e obiettivamente anche direi un po' umiliante, perché abbiamo detto con l'asso di bastoni in accezione negativa ovviamente lui non la desiderava più, questa donna non la desidera più però da tanto tempo, quindi è chiaro che in questo caso la situazione tra di loro ormai era arrivata ad un bivio. Tra l'altro il 9 di denari è ovviamente la carta che precede il 10 di denari, che è la carta della chiusura di un ciclo e dell'apertura di un nuovo ciclo. Quindi, a mio avviso, è una coppia che in qualche modo va verso un cambiamento importante. In una sola stesa abbiamo ben 3 assi, che quindi rappresentano nuovamente un nuovo inizio. Quindi evidentemente sono due persone che stanno veramente iniziando, probabilmente anche in maniera più matura, a decidere sul loro futuro. Ma vi ripeto, perché hanno ricevuto questa ottima notizia, questo asso di denari. Quindi obiettivamente sono due persone che ad oggi possono tranquillamente appunto sostentarsi, in particolar modo lei, e di conseguenza probabilmente iniziare proprio una vita da single, cosa che noto non darebbe fastidio assolutamente a nessuno dei due. Per quanto riguarda la domanda iniziale, quindi nel caso in cui lei abbia anche solo il sentore che lui possa avere qualcun'altra, la risposta è per il momento assolutamente no. Anzi, lei pensa che lui sia un uomo decisamente molto pulito e leale, ve lo dicevo con questo re di bastoni. Lei si fida molto di lui, si fida e si affida ancora molto a lui, perché vi ripeto che lei prova ancora del sentimento nei confronti di lui, questo è poco ma sicuro. Però è chiaro anche che in qualche modo lei sa che ormai deve prendere il largo per cercarsi una vita e ricostruirsi una vita decisamente molto più, diciamo, eroticamente, anche sentimentalmente importante e significativa, perché qui con lui obiettivamente c'è molto poco. Però vi ripeto, nel presente stanno veramente facendo buon viso a cattivo gioco, stanno fingendo Papa e 6 di spade. Quindi è una, diciamo, coppia che sta mostrando il meglio di sé, ma in realtà qui c'è molto poco fra di loro e lei ne è pienamente consapevole.
L'unica cosa di cui lei non è consapevole è della vostra presenza nella sua vita. Qui non sono comparse carte di tradimento, anzi, vi ripeto, lei pensa che lui sia un uomo assolutamente fedele, che le è stato evidentemente sempre fedele. D'accordo? Quindi, se volete, ovviamente, ragazze, voi siete libere di fare quello che dal vostro punto di vista è la scelta migliore, però nel caso in cui voi vogliate ascoltare appunto il consiglio degli arcani, cercate appunto di carpire qualche informazione in più, perché potrebbero derivare delle ottime sorprese. D'accordo? Quindi, buona fortuna!